Cari amici del canale, benvenuti al nostro 16° filmato. Oggi parleremo di Revolver. Sigla. I tre revolver di cui parleremo oggi sono, nell'ordine esattamente, tre repliche CO2. Una Umarec Smith & Wesson 586, una Colt Legend S40 e una Colt Python. Sono tre armi a CO2 con diverse caratteristiche. La prima arma, la Smith & Wesson, ha una canna da 6 pollici, la Legends ha una canna da 4 pollici e la 357 Python ha una canna da 2 pollici e mezzo. Ma non è solo la lunghezza delle canne a differenziarle, è anche la metodologia di espulsione e la metodologia di caricamento dei pellet. Sono tre armi a pellet, sono tre armi con canna rigata, di cui vi illustro anche le immagini che sono riuscito a ottenere, e vedremo un attimino come caricare queste armi, come vengono posizionati i pellet, e poi faremo delle prove di velocità, quindi di energia, e delle prove di rosata. Cominciamo. La Umarec 586 Smith & Wesson è forse la più conosciuta di queste repliche, la più blasonata. È un'arma pesante, è un'arma importante, è un'arma fatta anche per mani abbastanza grosse, perché diciamo l'impugnatura è di notevoli proporzioni. È realizzata bene, è realizzata con una certa cura da un punto di vista meccanico, anche se a mio parere ha una carenza fondamentale dal punto di vista estetico. Cioè il tamburo, quello che è usato per inserire i pellet, è praticamente un tamburino che è posto davanti a questo falso tamburo. Questa parte di tamburo è stampata diciamo, su quel fusto della pistola medesima. I pellet vengono alloggiati invece in questo tamburino che è posto anteriormente e vengono spinti, per l'esattezza, qui dove sono presenti questi fori. Il tamburo poi viene inserito nel suo asse e viene poi alloggiato davanti al tamburo finto. Ecco, però questo particolare del tamburo finto è un po', secondo me, sottotono, perché Umarec poteva forse sforzarsi a fare qualche cosa in più e rendere questo tamburo un po' più realistico, perché così è proprio stampato sul fusto dell'arma e non ha una grande appeal dal punto di vista estetico. Si vede che è una cosa messa lì così. Se avessero fatto una parte un po' più incavata, forse sarebbero riusciti a dargli un aspetto un pochino più realistico, visto che anche il costo dell'arma è considerevole, non è un'arma che costa proprio 4 euro. Per il resto, ripeto, l'alloggiamento della bomboletta, come al solito, è un alloggiamento che è nel calcio, nell'impugnatura dell'arma, con la solita leva e il solito disco che consente la messa in ingaggio della bombola. I pellet, come dicevo prima, vengono inseriti sul tamburino, sul retro di questo tamburino, e l'arma pesante si presenta bene, ha parecchia energia, sviluppa un'energia discreta, come vedremo, ha le mire regolabili. La seconda arma che prenderemo in considerazione oggi è una Colt Legend S40. Si presenta in metallo cromato, in acciaio, diciamo, sostanzialmente come apparenza, è realizzata abbastanza bene. Anche in questo caso la bombola ha il suo alloggiamento nel calcio del revolver, la bombola di CO2, e la canna è di circa 4 pollici, come dicevamo prima. Le mire sono regolabili,
Il tamburo è totalmente realistico in quanto i pellet vengono alloggiati all'interno dei falsi bossoli. Ma contrariamente a quanto siamo stati abituati a vedere in altri revolver, sia a pallini sferici d'acciaio rotondi che a pellet, questi pellet in questa arma vengono alloggiati non in punta al bossolo, ma vengono alloggiati proprio nella parte iniziale, quello che si troverà poi a contatto con la valvola di espulsione del gas CO2. Ecco, i bossoli vengono caricati in questo modo. Qui c'è una parte gommosa in plastica che trattiene il bossolo, che trattiene il pellet nel bossolo. E questa, diciamo, è la cartuccia caricata del pellet. Poi il pellet, una volta espulso dal RIAS, farà tutta la traiettoria lungo il bossolo stesso per andare poi a terminare nell'imboccatura, che è un'imboccatura molleggiata, elastica, della canna, e quindi prendere la strada della canna dalla parte rigata per poi uscire dalla volata. Quindi il percorso parte però da proprio dove c'è la valvola di espulsione del gas. E passiamo alla terza arma che prendiamo in esame. La terza arma è questa Colt Python 357. Quest'arma rispetto alle altre è un'arma in polimero. È un'arma in polimero e ne esiste anche la versione in metallo, però credo che abbia una forma di alimentazione, una metodologia di alimentazione diversa. Anche qui il tamburo è falso, però sinceramente è realizzato meglio che nella Smith & Wesson, perché ha degli incavi qui e il tamburo è più realistico, diciamo. Chiaramente la stampa di un polimero è forse più semplice di una stampa in metallo, di uno stampo in metallo, però qualche cosa di più, come ripeto, sulla Smith & Wesson si sarebbe potuto fare per renderla più gradevole da un punto di vista estetico. Il tamburino qui non è posto dietro il tamburo falso, ma è posto davanti al tamburo falso, ed eccolo qui. E può essere di due tipi questo tamburo: può essere per i BB, cioè per i pallini d'acciaio inox da 4,5 mm, oppure può essere realizzato in metallo, oppure può essere realizzato per alloggiare i Diablo. Infatti vediamo che il Diablo entra perfettamente. Adesso lo tiriamo fuori per motivi di sicurezza. È una pistola fatta abbastanza bene, sicuramente calcolando la fascia di prezzo, che logicamente è una frazione, tra virgolette, della Smith & Wesson. Sono due cose completamente diverse. Lo scatto sia in singola che in doppia azione non è male, è abbastanza netto e preciso e non è duro particolarmente, non ha ruvidità. Anche in questo caso la mira sembra quasi incredibile, ma è regolabile. Su quest'arma qui in polimero sembra che abbia le sue regolazioni, perlomeno ha le vitine, quindi presumo che sia regolabile. E la canna è rigata, quindi nonostante quest'arma possa usare sia indifferentemente sia pellet che BB, la canna è da 4,5 mm e presenta rigature. Adesso caricherò queste armi e poi cominceremo quelle che sono le prove di tiro e le prove dal punto di vista dell'energia sviluppata. Ercole ha mostrato in dettaglio le caratteristiche dei tre revolver. Molti a questo punto si chiederanno: ma qual è il più potente, qual è il più preciso, qual è l'autonomia delle tre armi? Bene, Ercole ha fatto alcuni test che mi ha chiesto di analizzare e di presentare. Ecco i risultati. Cominciamo con le prove di velocità che Ercole ha eseguito con il cronografo Croni. Qui vedete le curve di velocità. La Smith & Wesson è quella che dà le velocità più elevate e più regolari, intorno ai 135 metri al secondo.
La Python 357 ha velocità molto più basse e più irregolari, dell'ordine dei 100-105 metri al secondo, mentre la Colt Legend ha un andamento intermedio intorno ai 120-130 con un andamento più irregolare. Dato che tutte le prove sono state eseguite con lo stesso pallino, una RVS Basic da 0,45 grammi, le curve di velocità si trasferiscono automaticamente in quelle di energia. Qui vedete l'energia della 586, molto regolare intorno ai 4 joule. La Python ha un'energia molto più bassa, intorno ai 2-2,5 joule, mentre intermedia è quella della Colt Legend, che oltretutto ha un andamento piuttosto irregolare tra i 3 e i 4 joule. Si conferma quindi che la Umarex Smith & Wesson 586 è l'arma che ha la potenza maggiore e più regolare. Passiamo adesso alle prove di tiro. Le prove di tiro Ercole le ha eseguite in casa per gli ovvi motivi. Ha utilizzato sempre lo stesso pallino per i 3 revolver, e cioè l'RVS Basic del peso di 0,45 grammi, e ha tirato da una distanza dell'ordine dei 7 metri. Il bersaglio utilizzato è il bersaglio standard che viene usato per la pistola a 10 metri. E coi 3 cartellini affiancati, la rosata migliore della Smith & Wesson, che si conferma essere l'arma più potente e precisa. Ovviamente queste caratteristiche, unite alla canna di maggiore lunghezza, fanno sì che l'autonomia sia un po' inferiore a quella degli altri 2 revolver, una cinquantina di colpi utili contro i circa 70 delle altre 2 armi. Grazie Ferruccio per la puntuale e precisa esposizione. Come avete visto, i risultati sono un po' quelli che ci si poteva aspettare. Vi ringrazio di averci seguito fino a qui e mi auguro di incontrarvi al prossimo filmato. Buona giornata.